Prima dell'Italia unita, il mondo conosceva un caleidoscopio di regni litigiosi. La Roma una volta imperiale, il mondo dell'acqua di Venezia, la Firenze di Michelangelo, la Milano lirica. Ma l'Italia, la nazione, incomincia nei suoi cieli. Al suo passaggio nord-occidentale, dove montagne dipinte alla perfezione si scontrano con una città dalle invenzioni tumultuose, dove si intrecciano sofferenza e libertà, dove sui pendii sono stati costruiti castelli ed erette fortezze verso il cielo, per resistere agli invasori, sapendo che sarebbero venuti. A queste altitudini, grazie a cuori coraggiosi mai conquistati, è nato il miracolo unificatore. Il Risorgimento, la nascita dell'Italia. Il primo Parlamento, una nuova bandiera, cugini dalle lunghe dispute, ne hanno fatta una. Succede qui, all'ombra di queste Alpi ghiacciate, in mezzo a piazze spaziose e portici senza fine, nello splendore barocco della città a lungo assediata. Torino. Nel 1563, quando Torino divenne capitale del ducato, Emanuele Filiberto di Savoia stabilì la propria residenza nel Palazzo del Vescovo, ma già nel 1584 Carlo Emanuele I affidò ad Ascanio Vitozzi la costruzione di una nuova fabbrica. Dopo il 1643 la direzione dei lavori passò ad Amedeo di Castellamonte e quindi a Carlo Morello. Quando Vittorio Amedeo II ottenne il titolo regio, nel 1713 fu creata la cosiddetta zona di comando, annessa al palazzo e costituita da segreterie, uffici, teatro regio e archivi di Stato. Regista di tali interventi fu Filippo Juvarra, che realizzò la Scala delle Forbici e il gabinetto cinese. Al tempo di Carlo Alberto furono rinnovate, sotto la direzione di Pelagio Palagi, alcune sale del piano nobile, quali il Salone degli Svizzeri e la Sala del Consiglio, e altri ambienti al secondo piano. In epoca moderna, la tavola è animata da piccole statuine appoggiate su grandi surtù, con il piano a specchio impreziosita da fiori, da candelieri e da preziosi calici in cristallo. L'apparecchiatura includeva servizi di finissima porcellana proveniente dal lontano Oriente e dalle importanti manifatture europee di Meissen, Berlino, Sèvres, Parigi. Nelle residenze sabaude la cioccolata si serviva calda e fumante, in cioccolattiere d'argento, accompagnata da biscotti detti bagnati, perché destinati ad essere inzuppati.
Nel 1862 fu realizzato il nuovo scalone d'onore. Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma, il palazzo perse progressivamente le sue funzioni di residenza. L'idea di istituire un museo dedicato alle armi risale alla fine del 1832, quando Carlo Alberto, dopo aver fondato la Regia Pinacoteca, inizia a fare raccogliere nella Galleria Beaumont, ormai svuotata dalle grandi tele che ornavano le pareti, le armi di proprietà dei Savoia. L'organizzazione venne affidata a Vittorio Seyssel-Dux, capitano di artiglieria e primo direttore dell'armeria antica e moderna, che verrà inaugurata nel 1837. Gli oggetti provenivano inizialmente dagli arsenali di Torino e Genova e dalle raccolte del Museo di Antichità. Ad essi furono aggiunti esemplari acquistati nel mercato antiquario, tra cui l'importante collezione dello scenografo milanese Alessandro Sanquirico e la cospicua raccolta appartenuta alla famiglia bresciana Martinengo della fabbrica. L'armeria possiede attualmente più di 5.000 oggetti che spaziano dalla preistoria all'inizio del Novecento, tra i quali uno dei più importanti nuclei è costituito dalle armi e armature cinquecentesche. A metà del XVII secolo, il duca Carlo Emanuele II di Savoia e la duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours decidono di costruire un nuovo gioiello da aggiungere alla corona di residenze che circonda Torino. L'incarico di disegnare un luogo destinato al piacere e alla caccia viene assegnato all'architetto di corte Amedeo di Castellamonte. Il progetto, di grandioso impatto scenografico, comprende il palazzo, il parco, i boschi di caccia e un intero borgo. La residenza nasce insieme ai giardini all'italiana, è un gioco di sculture. E poi ancora fontane, scalinate spettacolari e terrazze su più livelli. Un parco alto al piano del palazzo e un parco basso al piano della peschiera. L'intera composizione è resa unica dalla linea prospettica che taglia il borgo e continua nel cuore della reggia, lungo il canale che collega la Fontana d'Ercole al Tempio di Diana. A partire dal 1699, l'architetto Michelangelo Garove progetta nuovamente il complesso della reggia per darle un carattere più grandioso, secondo le ambizioni di Vittorio Amedeo II.
giardini vengono completamente ridisegnati alla francese, con prospettive aperte sull'infinito e un nuovo respiro, come detta il gusto della più grande corte europea, Versailles. Intanto il duca diventa re. Nel 1716 affida il progetto di ampliamento a Filippo Juvarra, e con la sua galleria grande, la cappella di Sant'Uberto, la citroniera e la scuderia porta la reggia tra i capolavori del barocco. Nel 1739 Carlo Emanuele III incarica Benedetto Alfieri di dare unità al complesso con un sistema di gallerie di comunicazione e ambienti di servizio, tra cui le scuderie e il maneggio coperto. La reggia prosegue la sua vita di corte durante il regno di Vittorio Amedeo III e di Carlo Emanuele IV, fino al declino dell'antico regime. La trasformazione della reggia in caserma comincia all'inizio dell'Ottocento, dopo l'arrivo di Napoleone, la fuga e il successivo ritorno dei re. Scompare il disegno dei giardini, spianati in una piazza d'armi per le esercitazioni militari. Cavalli, cannoni e moschetti sostituiscono aiuole, fontane e sculture. Il complesso conosce le divise della guerra dell'indipendenza e quelle dell'esercito italiano durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Tolto il presidio militare, la reggia diventa preda dei vandali, che spogliano il palazzo di tutti i materiali riutilizzabili. Un periodo d'oblio, riscattato dai generosi tentativi della comunità e della soprintendenza dei beni architettonici di scongiurare l'irreparabile. L'inaugurazione, il 12 ottobre 2007, restituisce al pubblico la reggia e i suoi giardini, l'architettura, la storia, il paesaggio e i moderni linguaggi artistici, capolavori d'arte ed uno spettacolare ed evocativo allestimento sugli stili di vita del Seicento e Settecento offrono ai contemporanei lo splendore di una grande corte europea. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento. Dentro l'aria sporca il tuo sorriso controvento. Il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco. Tu sei come me. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento perso nei miei sogni con lo stesso smarrimento. Il cielo su Torino sembra ridere al tuo fianco.